Ti sei mai soffermato ad osservare le innumerevoli stelle della notte, solitarie nell'infinito vuoto dello spazio? Forse ti è capitato di percepire, scrutando quei sistemi lontani, l'estendersi della vastità del creato, fino a sentirti come invaso da tale oscurità, realizzando così quanto feroce sia la scala di grandezza che ti separa dal cosmo. Una sensazione complicata da descrivere potrebbe averti pervaso, come se guardando il nero assoluto, esso ti avesse risposto guardando a sua volta. Ma questo è impossibile, non è vero? La prima cosa interessante da notare è che Wikipedia Italia non contiene alcuna pagina di riferimento all'orrore cosmico o Lovecraftiano. Wikipedia did not mention that. Well, here I am, sweetheart. Ma non vi dovete preoccupare. Look, don't worry. Everything's gonna be fine. In questo video spiegherò cos'è e perché questo sottogenere dell'horror non è conosciuto come altri. Quando pensiamo ai film dell'orrore, siamo portati a pensare a mostri, assassini, violenza. Ma l'orrore cosmico oltrepassa questi aspetti. Il creatore del genere, H.P. Lovecraft, ne è stato anche il più grande esponente. H.P. Lovecraft. Howard P. Lovecraft. Ed è per questo che oggi il suo nome viene indicato per definire questo particolare filone dell'horror. Le sue storie si concentrano sulla fragilità della natura umana. But it's human nature to fear the unusual. E sull'inutilità della nostra esistenza nel grande schema dell'universo. Una visione nichilista, anti-antropocentrica, in cui la nostra vita ha lo stesso valore di quella degli insetti, in un universo nel quale esistono forze sconosciute di inconcepibile grandezza, molto più letali di qualsiasi mostruosità la nostra mente possa concepire, e di cui i protagonisti vengono messi alla prova da entità al di là della loro comprensione, finendo con il venire indotti alla follia. Autori moderni hanno trovato ispirazione nel lavoro di Lovecraft, Stephen King, Kentaro Miura, Junji Ito, Neil Gaiman e Guillermo del Toro, con la sua serie in arrivo su Netflix, Cabinets of Curiosities. L'orrore cosmico si basa su temi cardine, tra i quali possiamo trovare il più importante e fondamentale, la paura di tutto ciò che è ignoto e sconosciuto. Citando Lovecraft, l'emozione più antica e più potente dell'umanità è la paura, e il tipo più antico e più potente di paura è la paura dell'ignoto. Questa frase getta le fondamenta del genere e di tutte le caratteristiche necessarie a creare l'orrore cosmico, introducendo così lo spettro dell'esistenza di entità in grado di spezzare le catene della logica e della razionalità così come le conosciamo, contrarie al nostro modo di concepire la realtà. Il concetto di ignoto porta al secondo punto, ossia la fragilità della sanità mentale. Come menzionato precedentemente, ogni qualvolta che i protagonisti delle opere Lovecraftiane vengono a contatto con antichi e orripilanti esseri dalla potenza e conoscenza di gran lunga superiore a quella umana, essi ne escono completamente spezzati mentalmente. L'autore gioca sull'impotenza umana di fronte a tali minacce e l'impossibilità di comprenderne il fine ultimo. Tuttavia, a differenza di altri generi che si concentrano su fantasy e folklore, come science fiction horror con Alien, slasher come Nightmare, possessioni demoniache come L'Esorcista o altri che riguardano più i mostri in generale, cinematograficamente non è mai stato reso in maniera soddisfacente e sicuramente il numero di film o serie sul genere è nettamente inferiore a tutte le categorie elencate. La risposta più semplice del perché l'orrore cosmico non è così famoso sta nel fatto che esso è difficile da rendere sul grande schermo.
Prendiamo come esempio la descrizione di Astur, l'innominabile, tratto proprio da uno dei racconti di Lovecraft. Buon Dio, Manton, che cos'era? Quelle cicatrici? Era come te l'ho descritto? Ero troppo sconvolto per cantar vittoria, quando mi sussurrò una risposta che in parte mi aspettavo. No, non era affatto così, era dappertutto, un fango, una gelatina, eppure aveva forma, 1000 forme orrende che non riesco a ricordare. Aveva occhi, e uno era coperto da una macchia. Era l'abisso, il maelstrom, l'estremo abominio. Carter era l'innominabile. Phenomenal cosmic powers! Ascoltando il testo, ognuno di voi avrà sicuramente materializzato una forma differente per la creatura, prendendo in considerazione elementi quali fango, gelatina, occhi, una macchia, finché tale forma non diventa inconcepibile, diventando così composta da 1000 forme orrende, un abisso, il maelstrom, l'estremo abominio, venendo quindi chiamata l'innominabile. Com'è possibile quindi rappresentare qualcosa di inimmaginabile? Il concetto stesso della messa in scena cinematografica si basa sul mostrare sullo schermo forme che rappresentano ciò che conosciamo, ed il rischio di mostrare al pubblico un essere incomprensibile fa automaticamente sì che esso non lo sia più, annullando così la potenza del terrore. I am sorry, Master. We try, but I fear we are not so smart as Dr. Frankenstein. Bird Box, con l'attrice Sandra Bullock, ci presenta uno scenario nel quale mostri talmente spaventosi da condurre le persone al suicidio hanno invaso la Terra. Tali mostri però non vengono mai mostrati allo spettatore, se non nella forma di disegni, in cui le creature vengono ritratte in molteplici forme differenti. Disegni vaghi e spaventosi che non lasciano intendere la forma di queste entità terribili, rimanendo così celate sotto un velo di mistero. La strada diametralmente opposta è stata intrapresa nel film La Cosa con Carter Russell. Il film mostra una creatura che più volte cambia forma nelle sue fasi transitorie di trasformazione, assumendo l'aspetto di animali o persone, ma giungendo al finale senza mai mostrare la sua vera fisionomia. Personalmente lo ritengo il migliore per via degli effetti speciali pratici, avanzatissimi per l'epoca, e la capacità di mostrare figure demoniache non antropomorfe, mutevoli, orrifiche e indefinibili, esattamente come nell'innominabile, ed il quale scopo finale rimane incomprensibile allo spettatore. Un altro esempio è il più recente film Nope di Jordan Peele, nel quale un misterioso oggetto volante a forma di disco, simile ad un UFO, divora i cavalli e ne risputa materia organica, ma voglio evitare spoiler per quest'ultimo. L'essenza dell'orrore cosmico risiede quindi nell'astratto ed in una descrizione intangibile da parte dei protagonisti delle opere di riferimento del genere, più intenta ad evocare in noi un sentimento che una razionalizzazione fisica. L'impenetrabilità dell'entità lascia i personaggi principali in balia di un complesso puzzle di emozioni, la quale unica soluzione è cercare la risposta dentro se stessi. Ritengo che la cosa più misericordiosa al mondo sia l'incapacità della mente umana di mettere in correlazione tutti i suoi contenuti. Viviamo su una placida isola di ignoranza, nel mezzo del nero mare dell'infinito, e non era destino che navigassimo lontano. Le scienze, ciascuna tesa nella propria direzione, ci hanno finora nuociuto ben poco, ma un giorno la connessione di conoscenze disgiunte aprirà visioni talmente terrificanti dalla realtà e dalla nostra spaventosa posizione in essa che o diventeremo pazzi per la rivelazione o fuggiremo dalla luce mortale nella pace e nella sicurezza di un nuovo medioevo. Interpretare al cinema il sentimento provocato da tale testo è per un attore praticamente impossibile. Il terrore esistenziale è un'emozione difficile non solo da spiegare ma anche da verbalizzare in maniera comprensibile per gli altri, essendo essa un'emozione che raramente possiamo sperimentare in contrasto alla vita di tutti i giorni. Ed è quindi qui che si cela il mistero cinematografico dell'orrore cosmico, il quale, seppur mantenendo un aspetto orrifico, simile ai mostri di altri generi, si basa principalmente sull'introspezione dello spettatore, obiettivo più facilmente raggiungibile nella letteratura. You know, in the transference part, the monster got part of your wonderful brain.
What did you ever get from him? Un buon racconto di orrore cosmico bilancia gli aspetti visivi della science fiction con i sentimenti interiori di una storia esistenziale. Ma sono poche le storie che vi riescono e spesso falliscono, concentrandosi fin troppo sull'estetica, lasciando in secondo piano l'aspetto emozionale. Nella sua totalità, l'orrore cosmico può così essere sintetizzato. Esistono due possibilità: o siamo soli nell'universo o non lo siamo. Entrambe le opzioni sono ugualmente terrificanti.